Thank you for the introduction, and it's a pleasure to be here. Grazie, buongiorno e ringrazio per la presentazione, sono molto felice di essere qui oggi. I speak 4 languages, but none of them are Italian. Parlo 4 lingue, ma purtroppo nessuna di queste è l'italiano. The only Italian I know is from the streets of New York City, and I don't think that's appropriate for here. L'italiano che conosco è quello che ho sentito per le strade di New York e non credo sia quello più corretto. I think that, you know, I'd like you to understand, we're going to have a discussion about these, about the omega-3 and omega-6 fatty acids. Megalac R happens to be a product that delivers the omega-3 and omega-6 fatty acids, but I'd like to focus more on the effect of these fatty acids on the cow. Oggi parleremo di omega 3 ed omega 6. Megalac R è un prodotto che fornisce omega 3 ed omega 6. Oggi vorrei concentrare la discussione su questi acidi grassi essenziali. And I think if you think about it in terms of the biological function, the important point is not omega-3 or omega-6. The important point is omega-3 and omega-6. Se pensiamo da un punto di vista delle funzioni biologiche, il punto non è omega 3 o omega 6, il punto è omega 3 e omega 6. Okay. So today's discussion, I'd like to talk to you all about the omega-3, omega-6 fatty acid supplementation, show you the effects of this through our Megalac R research, some of the data that we have, some of the data from the University of Arizona, which is where we did the practical trials, and then wind up with a discussion on Megalac R as a management tool. La discussione oggi si concentrerà su omega 3 ed omega 6, sugli acidi grassi essenziali e il supplemento di questi acidi. Parlerò poi della ricerca riguardo a Megalac R e vi fornirò alcuni dati, tra cui dati provenienti dall'Università dell'Arizona che ha condotto alcuni studi in merito. Il mio intervento si concluderà parlando del possibile utilizzo di Megalac R come uno strumento di gestione. So what is Megalac R? Megalac R is a concentrated source of energy from a nutritional standpoint. It's a calcium salt of fatty acids, so we have the potential to bypass the rumen. Che cos'è Megalac R? Megalac R è una fonte concentrata di energia da un punto di vista nutrizionale e contiene questi acidi grassi essenziali. È importante sapere che possiamo bypassare la funzione del rumine. We've increased the essential fatty acid content of the omega-3s and omega-6s, specifically linoleic and linolenic acids. Si aumentano le proprietà degli omega 3 e degli omega 6, acidi linoleici e linolenici. And really the research is pointing to the role of these essential fatty acids in both reproduction, as for hormones, but also in the immunity system. La ricerca si è concentrata su questi grassi dal punto di vista riproduttivo, ma anche dal punto di vista della funzione immunitaria. These essential fatty acids are essential to all biological functions. Every animal has a requirement, a specific, obligatory requirement for these essential fatty acids that the body cannot synthesize. Gli acidi grassi essenziali sono essenziali per tutte le funzioni biologiche e gli animali hanno una necessità di questi acidi che non possono essere sintetizzati dal loro corpo.
And basically the function of these essential fatty acids is in the synthesis of the entire prostaglandin synthetic system. Questi acidi sono molto importanti a livello di sintesi delle prostaglandine. Generally, the omega-6 fatty acids are associated with the prostaglandin 2 series, and the omega-3s are associated with the prostaglandin 3 series. Gli omega 3 e gli omega 6 sono legati entrambi alla produzione di prostaglandine. Sorry, can you repeat? Short, but okay. These two systems are responsible for almost every metabolic function throughout the body. Questi sistemi di prostaglandine sono importanti per tutte le funzioni del corpo e anche quelle immunitarie. Okay, so the omega-3 fatty acids, they aid in prostaglandin synthesis of the 3 series. It fosters embryonic survival, recognition of the embryo. Gli omega 3 sono importanti nella produzione di prostaglandine di serie 3 e sono importanti anche per la sopravvivenza embrionica. And it balances, and that's the key word, it balances the function of omega-6 fatty acids. Ed è importante sottolineare anche che gli omega 3 bilanciano le funzioni degli omega 6. The omega-6 fatty acids certainly produce the prostaglandin 2 series, number 2, promoting ovulation, capacitation of sperm, implantation, aids in oviduct contraction, and also helps maintain implantation. Gli omega 6 producono prostaglandine di serie 2 e promuovono l'ovulazione e la capacitazione dello sperma. Inoltre promuovono la contrazione degli ovidotti e mantengono l'impianto embrionale. The base synthetic mechanism for the synthesis of progesterone is really the use of linoleic acid. È molto importante per la sintesi del progesterone l'utilizzo di questi grassi. Okay, so the cow has to consume these essential fatty acids, and they have to reach the intestine without being biohydrogenated in the room. Questi grassi devono essere consumati dall'animale e raggiungere l'intestino senza essere bloccati e bioidrogenati. So most of the vegetable fat that an animal eats is primarily omega-2 and omega-3 and omega-6 fatty acids. That's what they consume. Quello che gli animali consumano contiene già omega 3 ed omega 6. You know, and in North America we use a lot of whole soybeans, whole cotton seeds, flaxseed as sources of energy, sources of fat, and they contain a lot of omega-3 and omega-6 fatty acids. In Nord America consumiamo molta soia tostata, semi di cotone e semi di lino per la nutrizione e l'alimentazione di questi animali e sono una fonte energetica ma anche fonte di omega 3 ed omega 6. They break down, well not really break down, they biohydrogenate in the rumen however, so they never really reach the intestine. Il problema è che in realtà vengono alterati questi grassi e non possono raggiungere l'intestino. Now, we've had calcium salts of fish oils that have been tested and used on farms. The problem with the fish oils, especially with the calcium salts of fish oils, you'll get bypass of the rumen, but they've been shown to reduce feed intake and they reduce milk components. So it's been a bit problematic to use calcium salts of fish oils. Parlando poi dei sali di calcio di olio di pesce, abbiamo analizzato anche questi prodotti, queste sostanze che hanno superato il rumine, ma hanno mostrato una riduzione dell'ingestione della sostanza secca e della produzione di latte. The way we make our Megalac R, we don't use the fish oils. We use primarily soy and canola, which is
Megalac non utilizza il pesce ma la soia e la colza. We make this into the calcium salts, and the research that we have published shows that we're able to reach the small intestine for absorption. So we increase the omega-3 and omega-6 content of blood and milk. Le nostre ricerche che abbiamo pubblicato hanno dimostrato che attraverso Megalac gli omega-3 e gli omega-6 riescono ad arrivare all'intestino e quindi si ha una maggiore presenza di questi grassi nel sangue. I'm just going to go through a very simplistic example of how much omega-3 a cow might need, or omega-6 a cow might need in a day. And the example that I'm going to use is a cow producing 45 kilos of milk with 3.5% fat, and most milk fat has about 4% omega-6, more or less. Vediamo ora un semplice esempio per capire di quanto omega-6 una vacca ha bisogno. Prendiamo l'esempio di una vacca che produce circa 45 kg di latte al giorno con una percentuale di grasso del 3,5% e in generale questo grasso contiene una percentuale di omega-6 che si aggira intorno al 4%. That equates to about a secretion of about 64 grams a day of omega-6 in the milk. Questo ci porta a una quantità di omega-6 secreto di 64 grammi al giorno. Now, the only function of omega-6 is not to be secreted in the milk. Certainly, there are hormonal functions, there are other cells in the body that are being replaced. So the requirement for omega-6 in this cow has to be more than 64 grams a day. Però la vacca non può secernere tutta la quantità di omega-6, anche perché l'omega-6 ha diverse funzioni all'interno del corpo della vacca. Quindi la vacca deve poter avere una quantità di omega-6 maggiore a 64 grammi al giorno. I cannot tell you how much more. We don't know the specific requirement above milk production. Our estimate is based on rat research, mouse research, and some pork research. It's about double that. So the requirement for this cow should be around 120 grams a day. Non vi so dire quanto omega-6 dovrebbe avere una vacca al giorno all'interno del proprio corpo, ma alcune ricerche che abbiamo condotto su altri animali, anche su maiali, ha dimostrato che la necessità di omega-6 è circa il doppio, quindi 120 grammi circa. Now, what we did is I simulated 12 different diets and I used a particular program, the Cornell program, that has a fat submodel so that I can predict how much fatty acid is reaching the intestine. Qui abbiamo un esempio su 12 diete. Per fare questo esempio ho utilizzato il modello Cornell e il sottomodello relativo ai grassi.